Lo smartphone che stai vedendo funziona senza applicazioni, ma utilizza l'intelligenza artificiale per segnalarti quali sono i sushi più vicini nella tua zona o qual è il biglietto più conveniente da acquistare per il tuo prossimo viaggio. Può inoltre suggerirti quali sono tutti gli ingredienti della ricetta che preparerai stasera per i tuoi ospiti e dirti anche dove puoi acquistare ognuno di questi ingredienti a prezzo più vantaggioso. Può completare le tue email o altri documenti aziendali e può anche suggerirti quali sono degli errori che hai commesso nell'email destinata per esempio al tuo capo ed evitare così delle spiacevoli gaffe. Funziona grazie a internet ed è integrata col cloud e può quindi connettersi anche con altri strumenti come televisione oppure iPad. È stato presentato dall'azienda Brain AI ed è il nostro punto di partenza per capire come cambieranno gli smartphone con l'introduzione dell'intelligenza artificiale. E si tratta anche della nostra prima puntata dedicata a quegli strumenti che usiamo ogni giorno e che andranno incontro a delle modifiche proprio per l'avvento dell'AI. Per non perderti anche le prossime puntate, iscriviti al canale. Brain AI ha presentato questo prototipo di smartphone durante il World Mobile Congress, un po' la Champions League degli smartphone, e ha rubato la scena insieme a un altro strumento che forse hai sentito nominare. Si tratta del Rabbit, un cubo che permette di fare centinaia di cose senza utilizzare le app, ma soltanto la tua voce. Brain AI e Rabbit partono da due prospettive completamente diverse. Una vuole rivoluzionare gli smartphone, l'altra vuole cancellarla, però hanno dei punti di contatto interessanti. Per esempio, vogliono rivoluzionare l'esperienza utente. Con l'intelligenza artificiale non avremo più bisogno di utilizzare centinaia di app, ma useremo invece uno strumento molto più naturale. Si tratta della nostra voce. Diremo all'assistente di intelligenza artificiale cosa vogliamo fare in quel momento e toccherà a lui attivare l'applicazione o il servizio che ci serve. Si tratta inoltre di un processo iterativo, quindi soggetto a continui miglioramenti. Se per esempio l'assistente di intelligenza artificiale sa che ogni lunedì alle 7 tu vai in palestra, alle 6:30 ti manderà una notifica che dice: ehi, ricorda di preparare la borsa. Se sa che per esempio guardi le tue serie TV sempre intorno alle 21 e sa che preferisci per esempio dei film d'azione, ogni giorno intorno alle 20:30 ti suggerirà quali sono le prossime uscite in linea con i tuoi interessi e poi registrerà quelle che sono le reazioni. Per esempio, guarderai tutta la serie oppure staccherai e comincerai a scrollare LinkedIn. Non avrà bisogno di avere un tuo giudizio diretto, ma trarrà delle conclusioni, qualcosa che l'intelligenza artificiale sta facendo in tanti strumenti. Per esempio, hai notato che ChatGPT ha tolto il pulsante col pollice per segnalare che la risposta è corretta. L'AI degli smartphone ci permetterà anche di usare al meglio il dispositivo, regolerà automaticamente la luce in base a quella che è l'illuminazione nella stanza o nel luogo nel quale ci troviamo, renderà più efficiente l'utilizzo della batteria allungandone la durata, permetterà di eliminare o sospendere tutti quei processi che non stiamo utilizzando in quel momento. Addio a tutte quelle centinaia di app e finestre aperte in background. Inoltre renderà il nostro smartphone molto più sicuro perché è capace di imparare dalle nostre azioni, ma è capace anche di analizzare dati provenienti da altre fonti, per esempio capire quali sono le truffe più comuni e metterci al riparo quando utilizziamo dei servizi che potrebbero avere degli intenti criminali. Miglioreremo anche il flusso di operazioni ripetitive come l'invio di certe email o di certi messaggi a una determinata ora e inoltre l'assistente di intelligenza artificiale imparerà alla perfezione il nostro stile e quindi semplificherà di molto la produzione del testo o il riassunto anche di documenti complessi. Avremo un incremento delle performance anche di tutte quelle applicazioni che utilizziamo quotidianamente, per esempio la videocamera o la fotocamera. L'intelligenza artificiale infatti può migliorare l'esposizione del soggetto, l'illuminazione, la messa a fuoco.
Vivremo in una società dove il confine fra reale e virtuale è sempre più sfumato. Punterai il tuo cellulare verso una stradina anonima di una città che vedi per la prima volta e l'assistente intelligenza artificiale ti dirà se lì c'è una tavola calda che prepara dei piatti davvero gustosi che potrebbero piacerti. O ti mostrerà la ricostruzione in 3D di luoghi che vale davvero la pena visitare. Dopotutto non si tratta di una novità, puoi già vedere qualcosa utilizzando applicazioni come Google Maps oppure Google Lens. Il futuro degli smartphone però non è tutto rose e fiori, ci sono infatti diverse incognite tecniche ed etiche. Oggi, senza una connessione 5G, molti modelli di intelligenza artificiale non performano come dovrebbero e questo non è un problema da poco. Pensa per esempio che nel mondo sono oltre 3 miliardi le persone che non hanno accesso a una connessione internet, figurarsi a una connessione internet veloce. Inoltre, per far girare i modelli di intelligenza artificiale a dovere c'è bisogno di chip ad hoc molto più potenti di quelli utilizzati negli smartphone che si usano abitualmente e quindi questo fa lievitare i costi per i produttori e si traduce in un aumento di prezzo per il consumatore finale, quindi per te e per me. Un grande problema è poi legato alla gestione dei dati. Oggi tante funzionalità dei modelli di intelligenza artificiale non girano sul tuo cellulare o sul tuo tablet, ma funzionano in cloud. Quindi puoi utilizzare Messenger a Roma, ma i tuoi dati vengono archiviati da Meta ai confini del circolo polare artico e la responsabilità legale della loro gestione potrebbe ricadere in un altro continente. Inoltre è anche un caso degno di Sherlock Holmes capire quali dati vengono conservati e per quanto tempo dai modelli di intelligenza artificiale e quali sono gli standard di sicurezza che vengono effettivamente rispettati. Eppure, senza il cloud e una buona connessione, strumenti come il prototipo di BrainEye o il Rabbit sono buoni tutt'al più come fermacarte, soprattutto se non sei molto attento al design. Una soluzione ovvia potrebbe sembrare quella di far girare questi modelli di intelligenza artificiale in locale, quindi direttamente sul tuo smartphone oppure sul tablet. In realtà ci sono diversi problemi anche in questo caso, per esempio la qualità delle prestazioni. I modelli di intelligenza artificiale infatti hanno bisogno di processare un gran numero di dati e questo richiede una grande potenza computazionale. Il cloud permette proprio di ovviare a questa problematica. Inoltre processare i dati direttamente in locale costa molto di più e quindi i produttori dovrebbero investire molte più risorse e uno smartphone potrebbe costare diverse migliaia di euro, potrebbe permetterselo giusto lui. Una risposta potrebbe arrivare da chip più potenti ed economici. Un'azienda ci sta già provando, si chiama Grok e ne parlo proprio nel prossimo video. Se hai trovato questo approfondimento utile, seguici anche nella newsletter settimanale su Telegram e su WhatsApp. Ci vediamo alla prossima!